Monza 2, Inter 2. Simo, che schifo, permettimelo. Che rabbia, che rabbia, che rabbia. Ma lo avevamo detto, purtroppo. Sì, bene contro il Napoli, buonissima la vittoria, però se non si dà continuità con il Monza è tutto inutile, anzi, anzi, anzi. Soprattutto se fai un altro passo indietro a livello di mentalità dopo la partita che hai fatto contro il Napoli, è ancora peggio. È un pareggio che avrei preferito una sconfitta, mi avrebbe probabilmente bruciato meno, soprattutto perché per il secondo tempo che abbiamo visto avremmo potuto chiudere la partita. Avremmo potuto chiudere la partita. Io non ho ancora capito perché c'è stato annullato quel 3-1. Non ho ancora capito se è stato corretto annullare quel 3-1 all'interno di una direzione di gara che trovo ampiamente insufficiente. Ma al di là di questo, il pareggio, il Monza alla fine lo ha anche meritato, perché il secondo tempo noi abbiamo smesso di giocare, nel primo tempo siamo entrati in campo non concentrati. Per me c'è stato un calo di tensione abbastanza evidente dopo una vittoria forte, convincente contro il Napoli. E questo lo abbiamo detto tante volte, non possiamo permettercelo assolutamente, a maggior ragione quando devi fare una grande rincorsa. E lo dicevamo, in questi giorni si parlava tanto di rientrare per lo scudetto, rientrare la rincorsa, eccetera, eccetera, ma non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, perché questo di stasera è un altro passo indietro. Mi si può dire la stanchezza, ma abbiamo detto, avevo già detto anche Simo, che guardando anche tutti gli altri campionati, solitamente la gara più pericolosa era la seconda post sosta, non quella immediatamente dopo la sosta. E stasera di fatto questa cosa si è confermata. Abbiamo avuto anche tanti problemi fisici perché poi si sono fermati durante la gara anche Cialanoglu, si è fermato Barella, Darmian è finito veramente sulle gambe, però anche da chi entra, anche Lukaku è entrato malissimo, mi aspetto molto di più. Siamo partiti non concentrati. Stasera abbiamo fatto un brutto passo indietro. Queste sono partite che devi vincere di mentalità, da grande squadra. Avevamo tutto per poterla chiudere già nel primo tempo, non lo abbiamo fatto e meritatamente ci hanno passato la beffa alla fine. Sì, hai fatto un bel riassunto. Cioè nella ripresa ha giocato letteralmente solo il Monza. Cioè abbiamo commentato un intero secondo tempo dove la palla era sistematicamente nei piedi del Monza. E l'ingresso di Lukaku che doveva servire per tenere anche un po' più sul pallone e sfruttare qualche ripartenza è stato letteralmente inesistente. Cioè Lukaku non è stato in campo questa sera e poi la beffa chiaramente arriva sempre nella maniera peggiore perché appunto figurati se non ti arriva il gol al 93esimo dall'ex interista. Però, come hai detto bene, è il coronamento di un secondo tempo che il Monza obiettivamente ha fatto benissimo. Non credo che sia ovviamente non è accettabile non vincere, ma soprattutto non credo che sia accettabile vedere una squadra che fisicamente sembrava già a pezzi alla seconda partita dopo il rientro dai mondiali. Cioè, abbiamo davanti un mese di gennaio dove si gioca veramente ogni 3 giorni. Se siamo messi così alla seconda partita, chiudiamo baracca e burattini e andiamo a casa. Perché cosa vogliamo fare? Io capisco che qualcuno potesse non essere al top per 1000 motivi, forse anche lo stesso Lukaku, tant'è che non parte dal primo minuto. Però chi si salva oggi a livello proprio di tenuta fisica fino in fondo? Pochissimi, quasi nessuno. E non capisco dove sia il problema. È chiaro che il Napoli ti ha tolto anche delle energie mentali, perché il big match ti toglie energie mentali, ma se lo hai vinto devi ricaricarle immediatamente grazie alla vittoria, venire qui e chiuderla già nel primo tempo quasi, se sei quell'Inter là. Quindi se avessimo vinto 2-1 saremmo sicuramente contenti, però la partita sarebbe stata negativa lo stesso. Sì, Pigli sì. il 2-2 e adesso cosa fai? Non so, è incredibile, è incredibile. Prendi il primo pareggio di questo campionato. Grazie De Pica Picaci per il solito supporto, anche in questo momento in cui un attimo parlare lucidamente non è semplice. De Pica Pica si lamenta per l'arbitraggio, poi tra poco magari ne parliamo in maniera approfondita. Arbitraggio che non ha convinto. Io non sono ancora convinto del gol annullato. E al di là di quello, Simo, se vuoi un attimo riepilogare le azioni per chi si fosse perso la partita, per chi non l'avesse vista, abbiamo colpito anche un palo comunque. Non abbiamo combinato molto nel secondo tempo. Io questa era una partita in cui mi aspettavo un Inter quadrata, che va in campo attenta in difesa, invece già nel primo tempo
un paio di disattenzioni di troppo, che non facevano presagire una grande concentrazione, e anche troppi errori individuali. Anche il gol subito alla fine purtroppo è di nuovo un errore di Mkhitaryan pesante su una ripartenza, dove poi tutta la difesa però dorme, perché lasciamo 4 giocatori del Monza contro 2 soli difensori. Sì, e quello che crossa, che è dal lato opposto, crossa con un sacco di spazio a disposizione. Questa è una cosa che spesso si tende a sottovalutare. Se tu vai a vedere cosa succede in area, ma se tu vai a rompere le balle a quello che sta crossando, non crossa così libero e magari ti colpisce, come Dumfries è professionista nel fare ogni volta che la butta in mezzo. In ogni caso, la partita non ha visto tantissime occasioni, perché anche il Monza ha fatto più nel primo tempo che nel secondo a livello di occasioni che ti restano in mente. Ha fatto qualche tiro, io ricordo per esempio una punizione da molto lontano, ma tutti i tiri innocui per Onana, tranne un colpo di testa di Pablo Maria al 72esimo, dove Onana qui fa una bella parata e ci salva, e appunto il gol del 93esimo. Per il resto, poca roba, Lautaro alto di testa al 50esimo, il palo all'84esimo. Pochi minuti prima facevi giustamente notare, e questo non va dimenticato solo perché si è giocato male, c'è il gol del 3-1 dell'Inter, che per quello che si è visto è stato annullato senza un motivo logico, perché fuori gioco non mi pare ci fosse. È stato fischiato, credo, un fallo, l'unico giocatore per terra era Pablo Mari e dal replay Pablo Mari non riceve nessun fallo. Quindi o c'è una terza opzione che noi non sappiamo perché non abbiamo visto e non abbiamo la cronaca, oppure è un abbaglio dell'arbitro che purtroppo causa 3 punti persi all'Inter. C'è quel gol annullato, il palo di Lautaro e il gol di Caldirola. Nel primo tempo il Monza era partito meglio, aveva fatto già un colpo di testa dopo 2 minuti alto, Petagna sempre di testa al 20esimo alto, però dopo, al di là del gol al 12esimo, c'era stato il gol di Darmian al 9, il gol di Lautaro al 22esimo e un tiro alto di poco di Marco alla mezz'ora. E poi di Gregorio che alza in corner su Lautaro sempre alla mezz'ora. Quindi a livello numerico di più, a livello proprio di occasioni. Però come flusso di gara va detto che il Monza ha fatto obiettivamente meglio. La ripresa solo Monza nel primo tempo è stata una bella sfida e questo mi preoccupa, perché l'Inter fisicamente oggi è stata ai limiti dell'indecenza e siamo alla seconda partita. Allora, son d'accordo con quello che dici Simo. Io prima della partita dicevo anche che purtroppo a Monza c'erano tutti gli ingredienti per la clamorosa beffa, perché squadra super motivata, lo abbiamo visto anche nelle dichiarazioni pre-partita, ma anche nel modo di scendere in campo. Comunque ha messo in difficoltà tante squadre anche forti. Con Palladino in panchina è cambiato totalmente marcia nel Monza. Noi arrivavamo forse anche un po' scarichi mentalmente, e questa è la più grande colpa che do alla nostra Inter stasera. Non lo so, sono deluso dalla partita di stasera, ma soprattutto dico, ormai, cioè 2 gol subiti anche stasera, di nuovo in trasferta. Questa differenza, questo doppio volto dell'Inter tra casa e trasferta è sempre più evidente. Sarà una casualità? Non lo so, però anche stasera si sono rivisti errori di disattenzione anche nelle varie posizioni di difesa e non solo, che contro il Napoli si erano visti meno. E qualcosa c'è, qualcosa si innesca secondo me ormai. La coincidenza si sta prolungando per troppo tempo in questa differenza tra casa e trasferta. E se non sistemiamo la difesa non andiamo lontani, anzi, lo abbiamo visto, la Juventus inspiegabilmente si trova lassù, non subendo gol praticamente mai. Noi dobbiamo quanto prima sistemare questa cosa, perché non è più possibile accettare una fase difensiva così, non si può più subire una serie di gol così, 2 gol subiti anche oggi, di nuovo in trasferta, lo ripeto, tutti e 2 evitabili con un po' di attenzione in più, nonostante il Monza stesse giocando di più, e il risultato è che se anche ne segni 2, poi ne hai subiti 2, non basta. La Juventus tiene, non segna, non subisce, poi all'85esimo ne mette dentro 1 e ci sono davanti adesso. Intanto grazie a Brian Ochoa per l'abbonamento. Grazie mille Brian. A volte è semplice. Molto spesso si dice che in Italia vince la miglior difesa. Statisticamente è stato spesso così, non sempre, perché l'Inter di Inzaghi dell'anno scorso è stata la migliore difesa e non ha vinto. Però la tendenza del campionato italiano è questa. Per me il calcio da qualche anno sta cambiando e forse conta di più comunque la fase offensiva e i gol. Ma l'Inter non ha una fase offensiva strepitosa e una fase difensiva da rivedere. Cioè l'Inter ha una fase difensiva inguardabile, perché i numeri dicono che l'Inter ha preso, mi pare, 24 gol, se non sbaglio, che sono una marea rispetto alle rivali
che sono lì vicini in classifica, e non è normale che a inizio gennaio ci sia ancora, come dicevi, una differenza gigantesca da rendimento in casa, da rendimento in trasferta. Io non so di chi è la colpa. Io leggo in tanti colpa di Inzaghi, colpa di Gagliardini, colpa di questo, di quell'altro. Io non credo che sia così facile identificare un responsabile che ha la colpa di tutto, però qualcuno deve rispondere di questa situazione. Io, più che vedere in campo i migliori difensori possibili, perché oggi Skriniar, Acerbi e Bastoni sono i migliori difensori possibili, che 3 giorni prima, letteralmente 3 giorni prima, ti annullano Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, io ragazzi non so cosa fare. Cioè, le armi a disposizione dell'Inter sono queste, a livello di scelte. Poi c'è qualcosa che interviene, forse più a livello mentale a sto punto. Però cosa vuoi fare? Devo mettere D'Ambrosio, De Vrij e richiamare Kolarov? Non lo so, più di così è inspiegabile. Visto che hai toccato i singoli, Simo, diamo anche le responsabilità a chi entra. L'unico che entra sempre senza sbagliare mai l'approccio è Gosens, e a questo punto bisogna trovare il modo di integrarlo di più, perché entra Dumfries, si vedeva che era nella serata, lo dico, mi cago sotto, era nella serata così. Non capisco perché, stai giocando contro il Monza, arrivi da un mondiale, eppure era in quella serata così, ed infatti sul gol comunque c'è un po' anche del suo zampino sul gol subito alla fine. Davanti, vabbè, non lo commento, sappiamo quello che penso. Lukaku, voto oggi 2 a voler essere buoni, non ha toccato un pallone, cioè gli sono sbattuti addosso i palloni, nemmeno è stato in grado stasera di perdere quei secondi che erano preziosissimi, quindi purtroppo ha pesantemente bocciato. Gagliardini, non so, è entrato, ma il centrocampo oggi è stato totalmente controllato dal Monza, soprattutto nel secondo tempo. Sono molto, molto amareggiato. Lascio a te la chiosa, Simo, poi dopo a parte pubblicheremo le pagelle ed un'altra analisi anche un po' più a freddo. In questo momento sono troppo arrabbiato perché ad un passo avanti fai un altro clamoroso passo indietro, e queste sono partite che per un Inter che vuole ambire, non parlo di scudetto, per un Inter che vuole fare l'Inter, devi vincere queste partite solo col blasone, cioè di cattiveria, di mentalità. Stop, senza creare 180 occasioni da gol. Ne fai 2, le segni tutte e 2, porti a casa i 3 punti e vai via. No, non accetto queste partite così, sono molto amareggiato stasera. Sì, l'Inter prima di Napoli arrivava da un periodo non brillante, ma un periodo in cui, se vai a vedere, tolta la sconfitta col Bayern in una partita che non contava nulla, ne ha vinte tantissime di fila e ha perso solo a Torino con la Juve, che è invece a sua volta in un filotto clamorosamente positivo. Ricomincia il campionato, vinci col Napoli, prima sconfitta della loro stagione dopo un inizio clamoroso. Io non ho mai creduto diciamo concretamente in una rimonta a scudetto, però vinci col Napoli, sei lì, perlomeno la classifica ti dava un minimo di speranza, cioè se ci spera la Juve non vedo perché non ci potesse sperare l'Inter. Questa partita è la dimostrazione che l'Inter quest'anno lo scudetto lo saluta, ma non dai punti, lo saluta perché non è continua, perché non è solida, non è compatta, non è quadrata. A parte il fatto che hai già perso 5 partite, quindi volendo anche i numeri. Però al di là di questo, quale squadra vince lo scudetto con questa altalena di risultati? Nessuna. Quindi a sto punto assicuriamoci la Champions, che mi auguro sia la nostra portata, non voglio neanche immaginare l'Inter che non arriva nemmeno quarta. Proviamo a fare una buona prova col Porto, dopo che anche l'anno scorso abbiamo fatto molto bene con Liverpool, anche se siamo usciti, e vediamo cosa succede in Supercoppa e in Coppa Italia. Però a sto punto, se domani il Milan vince, ti dimostra ancora una volta che alla fine l'Inter quest'anno non ha la mentalità, non ha l'approccio, a meno che non ne vinca 15 di fila da qui in avanti, ma non mi sembra che sia alle viste un risultato di questo tipo. È il discorso che ho fatto post Napoli, non parlavo di scudetto post Napoli perché ho rivisto comunque l'Inter che nella prima parte di stagione non dava la dimostrazione di poterle vincere tutte, di poter fare questo filotto. Oggi purtroppo ne abbiamo avuto nuovamente la dimostrazione. Chiudiamo qui questa clip, così poi continuiamo il commento a parte e pubblichiamo poi a parte le pagelle. Molto molto amareggiato stasera, moltissimo. Non che non mi aspettassi un passo falso, perché sapevo che poteva capitare purtroppo a Monza, non me lo aspettavo così, e poi con un errore individuale dal giocatore, uno dei più esperti come Mkhitaryan al 95esimo, che fa partire un contropiede così perdendo quel pallone a centrocampo, fa veramente malissimo.
Iscrivetevi al canale, mi raccomando, così non vi perdete anche le pagelle e gli altri contenuti di approfondimento. Poi martedì Coppa Italia la commentiamo di nuovo insieme, ovviamente, Inter-Parma.